Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi andremo a realizzare la bellissima borsa che avete visto in anteprima e che ho qui con me. Molto pratica, comoda, capiente, volendola si può realizzare anche più grande andando a realizzare appunto un fondo ancora più grande, ma vi darò tutte le spiegazioni utili durante il tutorial. Ancora una volta ho scelto di utilizzare il cordoncino da 6 mm in The Big di Borgo dei Pazzi Firenze. Questa volta ho scelto di utilizzare questa bellissima tonalità rossa. Se vi ricordate, con lo stesso cordoncino se vi ricordate, con lo stesso cordoncino ho realizzato altre borse un po' più grandi di questa, come la Sunflowery, la borsa Livia e la borsa Adelia, addirittura in 2 colori. Però posso mostrarvi altre tonalità perché le ho proprio qui con me. Dai, facciamolo, ve le mostro. È disponibile anche questa bellissima colorazione oro, questa blu notte direi, questa bellissima tonalità verdina, questa tonalità la definirei tortora, bellissima, molto neutra, ed infine ho anche questa tonalità azzurrina, ma se andate sul sito borgodepazzi.com troverete tante altre tonalità. Infatti reperite il materiale proprio lì. Se volete realizzare lo stesso modello di borsa un po' più grande occorreranno ben 2 rocche. Ogni rocca è costituita da 500 grammi di cordoncino. L'uncinetto utilizzato il numero 6. Lo schema è adatto a tutti, soprattutto alle principianti, possono realizzarlo tranquillamente. Oltre ad aver utilizzato una rocca di cordoncino in The Big, ho utilizzato 2 moschettoni a ventaglio nella variante oro, una catena oro da 50 cm e una chiusura a cartella, facilissime da applicare, ma comunque come sempre vi mostro tutto passo passo nel tutorial. Non occorre altro, spero che il progetto vi piaccia, fatemelo sapere. Io a questo punto posso riportarvi al tutorial, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi le prossime novità e di seguirmi anche sui miei social. A questo punto, sigla! Faccio un cappio e avvio 8 catenelle. A partire dalla seconda, sulla maglia dietro, vado a lavorare un punto basso. Settimo ed ultimo punto basso sull'ultima catenella. Tiro un po' il mio lavoro, faccio una catenella e continuo per una seconda riga. Andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 7 punti bassi. Catenella, giro le mie righe, continuo per una terza riga. Continuerò in righe di andata e di ritorno per altre 11 righe.
Terminate tutte le righe, questo sarà il risultato. Abbiamo 14 righe che equivalgono a 17 cm per una profondità di 10 cm. Per un fondo molto più grande avvierete molte più catenelle e farete molte più righe. Nel mio caso vado a rifinire subito tutto il perimetro, in questo modo acquisirò qualche centimetro in più, poi lo vediamo insieme. Sempre nello stesso punto, nell'ultimo, aggiungo altri 2 punti bassi per un totale di 3, realizzando così il primo angolo. Dopodiché andrò a lavorare per ciascuna riga un punto basso. Terz'ultima riga, un punto basso, penultima riga e poi ho le catenelle iniziali. Nella prima lavoro un punto basso, un secondo punto basso, un terzo ed ultimo punto basso per realizzare il secondo angolo. Completo il lato più corto lavorando in ciascuna catenella sottostante un punto basso. Ultima catenella, ultimo punto basso, ma anche qui aggiungerò altri 2 punti bassi per un totale di 3 per formare il terzo angolo. Ripeto sul lato più lungo quello che ho fatto prima. Ultimo punto basso nello stesso punto dove ho lavorato il primo. Adesso vado a fare l'asola di chiusura, quindi stacco il cordoncino, mi aiuto con un ago bello grosso e vado a fare il secondo punto dei 3. In questo modo entro nel primo punto, al centro dell'ultimo e ho realizzato così il quarto ed ultimo angolo. Vado a nascondere il cordoncino in eccesso, chiaramente. Taglio un po' di eccesso e con un accendino blocco. E voilà, fondo terminato. Vediamo insieme quanto misura. Circa 20 cm per 12 cm circa. Occupiamoci della costruzione del corpo della borsa. Parto esattamente prendendo metà asola dietro e l'asola che sta dietro. Andrò a lavorare per questo primissimo giro anche le maglie che ho dietro. Se preferite potete lavorare soltanto la costina dietro. Prendo il cordoncino e lo porto fuori. Inizio con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso con asola di chiusura. Intanto vado a lavorare per ciascun punto sottostante un punto basso prendendo 2 maglie. Nel frattempo lavoro la coda dietro. Anche sui 3 punti dell'angolo lavoro un punto basso, nessun aumento.
Continuerò in questo modo per tutto il giro. Come avete sicuramente già notato, il corpo della borsa si sta alzando. Ultimo punto basso in costa. Bene. Chiudo con asola come faccio sempre, quindi entro da dietro, ormai credo che lo sappiamo un po' tutti. Porto l'asola all'interno e stringo ma non troppo. Ora punto l'uncinetto al centro della catenella sottostante, inserisco l'asola, porto il cordoncino di lavorazione sull'uncinetto. Questo secondo giro lo lavorerò a punto maglia, per cui entrerò al centro di ciascun punto sottostante. Intanto vado a lavorare al centro e lavoro il secondo punto. Punto successivo sempre al centro e continuo. Ultimo punto sempre al centro, un punto maglia, quindi rivediamo la chiusura, entro nel primo punto, porto l'asola, entro sempre al centro del punto sottostante, inserisco l'asola, porto il cordoncino di lavorazione sull'uncinetto e tiro fuori, quindi inizio sempre con una catenella. Punto successivo sempre al centro, un punto maglia, nonché un punto basso lavorato al centro e così via. Finora abbiamo lavorato insieme 3 giri. Qui in alto sullo schermo, come sempre, vi indico il numero di giri che andrò a lavorare io, oltre a questi 3 fatti insieme. Bene, ho terminato 14 giri totali a punto maglia. Adesso non abbiamo finito, però vado a chiudere il giro andando a tagliare il cordoncino. E come abbiamo fatto per il fondo, ci inseriamo nel primo punto e al centro dell'ultimo. Piego la mia borsa esattamente in questo modo, a metà mi ritrovo 46 punti. Suddividerò i punti del bordo esattamente in questo modo, qui mi ritrovo 3 punti. Vado a segnare il primo, il secondo centrale non è necessario, ed il terzo. Ripeto la stessa operazione dall'altra parte. Il secondo, che praticamente coincide con il punto di chiusura, ecco perché ho tagliato il cordoncino e ho chiuso, ed il terzo. Mi ritrovo 20 punti e 20 punti. Prima di proseguire vi dico fino a quanto ho alzato la borsa al momento: 15 cm per una larghezza da 25. Riprendo il cordoncino, mi aggancio direttamente nel secondo punto dopo il marker, quindi tiro fuori e faccio sempre una catenella. Intanto vado a lavorare i primi punti che mi ritrovo, continuo sempre a punto maglia. Ventesimo ed ultimo punto, poi ho i marker.
Posso togliere i marker, vado a saltare proprio questi 3 punti e formo una piega. Faccio questa piccola pressione, vado direttamente nel quarto punto al centro, intanto punto l'uncinetto proprio lì, stringiamo per bene, mi raccomando, altrimenti l'asola è troppo larga, e chiudo sempre a punto maglia. Ok, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Stesso procedimento faremo dall'altra parte. Già ho lavorato il primo punto di 20, continuo, 2, 3, 4, 20° ed ultimo punto. Come notate qui ho gli altri 3 punti, tolgo i marker, vado a fare una pressione proprio come ho fatto prima, però non andrò a fare il punto maglia perché ho già la catenella, vado direttamente a chiudere, quindi mi inserisco nel primo punto basso, porto l'asola e adesso stringiamo tutto. Per evitare questo spostate il primo punto, quindi stringo, 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 ma poco cambia, non succede nulla. Mi inserisco al centro al solito e faccio uscire il tutto. Vado a fare un punto maglia in ciascun punto sottostante per un totale in questo caso di 40 punti. Vado a definire un po' il bordo superiore. Anche qui ho terminato il giro, la catenella, quindi stacco ancora una volta il cordoncino e questa volta chiudo. Ho terminato il corpo della borsa. Mi inserisco nel primo punto, al centro dell'ultimo e nascondo il cordoncino come sempre. Ora vado a segnare le prime 15 maglie che mi ritrovo all'interno. Ora vi faccio vedere, intanto le segno e vado a realizzare una piccola chiusura, una piccola patella. Per entrare meglio in queste asole prendo l'uncinetto numero 5 con l'impugnatura, riprendo il cordoncino, visto che ancora ne ho un po', mi aggancio esattamente in questo modo dal rovescio, tiro fuori il cordoncino e faccio una catenella. Nello stesso punto lavoro un punto basso e mi sono bloccata. Ok, dopodiché entro nella maglia successiva dietro e lavoro un altro punto basso. Maglia dietro, terzo punto basso, maglia dietro, quarto, qui ho il 15° punto, posso togliere l'altro marker, entro, ok, posso passare all'uncinetto di lavorazione numero 6. Quindi catenella, giro il mio lavoro e questo sarà il risultato. Questa è la parte dietro della mia borsa, ho questa rifinitura a punto maglia. Intanto vado a lavorare il primo punto con un punto basso, poi salto il successivo e vado nel terzo e lavoro un punto basso e ripeto per i punti successivi, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, salto il penultimo punto e vado a chiudere la riga lavorando un punto nell'ultimo. Ho fatto praticamente 2 diminuzioni. Durante questa riga non mi ritrovo più 15 punti ma 13, quindi catenella,
giro il mio lavoro e vado a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto sottostante, per un totale praticamente di 13 punti bassissimi. Quindi catenella, giriamo il lavoro e vado a riprendere il punto maglia. Questa volta lo lavoriamo in righe. Il trucchetto per lavorarlo a righe lo abbiamo già visto, anzi lo abbiamo appena fatto, ovvero lavorare una riga di ritorno a punto bassissimo. Quindi vado al centro del punto sottostante e lavoro un punto maglia. Nello stesso tempo dobbiamo fare una diminuzione, quindi salto il punto successivo e vado direttamente nel successivo e inizio 1, entro al centro del successivo 2, entro al centro del successivo 3, salto il penultimo punto e vado direttamente a chiudere nell'ultimo punto, sempre con un punto maglia. Entro al centro, prendo il filo e chiudo. Se avevo 13 punti, adesso ne ho 11. Man mano andiamo a diminuire in maniera pulita. Quindi catenella, giro il lavoro e vado a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto sottostante per un totale di 11 punti bassissimi. 2, 3 e possiamo vedere se è di nostro gradimento. Io direi che potrebbe andare bene. Magari sapete che faccio? Concludo con l'ultima riga a punto maglia lavorando un punto in ciascun punto. Quindi non salto qui alcun punto. Lavoro 1, punto successivo lo lavoro pure, 2, volendo possiamo andare a rifinire il tutto oppure possiamo lasciarlo anche così, che non è male. Stacco il cordoncino e lo vado a nascondere tra i punti, quindi mi aiuto con un ago. E voilà, amiche ed amici, progetto completato, terminato. Come avete visto, dopo aver realizzato la piccola patella ho applicato anche la chiusura con delle viti. Non vi nascondo che all'interno della fessurina ho anche applicato un po' di colla e, come state vedendo nella clip, ho spinto la lavorazione all'interno della fessura per farla aderire per bene. Ho anche avvitato le viti, quindi davvero indistruttibile. Dopodiché ho applicato anche l'altra metà, la griglietta in dotazione, e poi all'interno ho aperto le alette. Una volta fatto questo, la nostra borsa è completa di chiusura e completa anche di tracolla. Ho fatto passare i moschettoni, sempre nella variante oro, attraverso il foro della piega realizzata sia sul lato che sull'altro lato, e poi ho inserito 50 cm di tracolla, che per me va più che bene. Però sappiate che se volete rendere la vostra bag un po' più sportiva, casual, potete sempre realizzare una tracolla interamente all'uncinetto col cordino che è rimasto. Magari vi do un'idea, perché io inizialmente volevo lasciare 2 pezzetti di catena, una a destra e una a sinistra, e poi fare il salvaspalla direttamente col cordoncino. Il progetto si presenta abbastanza comodo e capiente, perfetto per delle passeggiate estive. Abbiamo un'altezza da 17 cm per una larghezza da 20 cm sulla parte superiore e una profondità, se non erro, da 12, sì, esatto. Quindi non
non male, un altro progetto super comodo. Se per voi questo modello di borsa è piccolo, desiderate la borsa molto più grande, intanto vi occorrerà una seconda rocca di Inda Big perché una non basta. Basterà non tanto per la profondità, perché 7 punti bassi vanno benissimo, col giro di rifinitura si sviluppano profondità da 12, quanto per il numero di righe. Andrete avanti, potete spingervi anche a 30 cm e da lì poi andate a realizzare il corpo della borsa a punto maglia. Non vi è un multiplo di numeri da seguire? Assolutamente no. Per quanto riguarda la patella, lo avete visto, ho preso in considerazione 15 punti su 20, quindi in base al numero di punti che vi ritrovate sulla vostra borsa più grande andate a realizzare la patella e man mano gradualmente ad ogni riga andate a diminuire. Il procedimento rimane lo stesso, cambia soltanto il numero di righe ed il numero di giri per quanto riguarda il corpo borsa. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, vi aspetto giù nei commenti come sempre. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che vi sia piaciuto, spero che lo abbiate trovato facile anche voi. Avete visto, l'ho realizzata in un attimo e anche se provate a realizzarla un po' più grande finirete in fretta il lavoro. È molto pratica, comoda e capiente, lo avete visto, forse ve l'ho mostrato anche prima, quindi perfetta secondo me per quest'estate, ma non solo, in base ai colori si può adattare a qualsiasi stagione. Oltre agli accessori metallici avete visto corre una rocca di Inda Big per queste dimensioni. Se la desiderate un po' più grande bastano ben 2 rocche da 500 grammi. Trovate disponibile il cordoncino Inda Big non solo in questa tonalità ma in tante altre, ve le ho mostrate durante l'intro sul sito borgodepazzi.com. date un'occhiata, mi raccomando, vi lascio il link come sempre sotto a questo video. Grazie per l'attenzione, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, vi do l'appuntamento alla prossima settimana e se non te lo vuoi perdere mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanellina. Seguimi anche sui miei social. Un bacino a tutti!